Juventus e Milan pareggiano 0-0 in quello che si può tradurre, a mio parere, un non spettacolo, e i fischi finali dello Stadium vanno a descrivere perfettamente quella che è stata una partita tra due squadre che hanno preferito giocare a scacchi piuttosto che giocare a calcio, e quello che ne viene fuori è l'ennesima occasione persa dalla Juventus, anche dal Milan, ma a noi interessano i bianconeri, e anche occasione persa da Tudor, perché se è vero che si va in conferenza stampa, come ha fatto lui, a richiedere un po' più di personalità da parte di alcuni calciatori, noi adesso da tifosi chiediamo anche a lui un po' più di personalità nel mettere in campo la squadra e nel dare quello stimolo in più che un allenatore deve dare ai suoi calciatori, perché non basta il DNA juventino, bisogna anche iniziare a dimostrarlo sul campo. Io mi scuso in anticipo perché oggi sono un po' raffreddato e ho un po' di influenza, però cercherò di darvi tutta l'energia che ho, anche perché credo che sarà abbastanza semplice darvi più energia di quella vista in campo da queste due squadre. A me sinceramente questa tipologia di offerta di calcio non piace, non fa per me, non riesco a capire quando si fanno delle scelte come quelle di oggi, dove non solo abbiamo giocato male, ma abbiamo preferito andare a difenderci e non perdere la partita piuttosto che giocarcela a viso aperto in casa nostra e cercare di vincerla fino alla fine. Questo è una cosa che non riesco a accettare. Ad ottobre una scelta del genere, di essere così preoccupati di andare a perdere prima di una sosta contro un'avversaria storica come il Milan, piuttosto che cercare di vincerla, non va giustificato. Credo che giustificarlo sarebbe un errore, e bisogna in questo momento criticare in maniera costruttiva quelli che sono i limiti di una squadra e di un tecnico che secondo me non hanno ancora trovato la loro quadra, e ho il timore che sarà molto difficile trovarla, perché se questa è la Juventus che si mostra in casa sua, ai suoi tifosi, è difficile un po' rispettarla, è difficile, si ama sempre, ci mancherebbe pure, però è difficile non essere contrariati di fronte a uno spettacolo simile, perché c'è quella sensazione di mediocrità. Mediocrità che è una parola che non mi piace mai associare alla Juventus, che da troppi anni ci associamo con questo termine. E la mediocrità si vede dalla classifica attuale, dove siamo al quinto posto, e là davanti c'è il Napoli e la Roma che anche oggi hanno vinto, e il quinto posto sa di mediocrità, però riflette quelli che sono i valori della Juventus di oggi, della nostra offerta, perché questo è il quinto pareggio di fila, e tra l'altro c'è la sensazione che la partita potesse durare altri 5 giorni e che forse non avrebbe veramente segnato nessuno. Comunque ragazzi, prima di cominciare a fare questa chiacchierata, anche perché dobbiamo cercare di essere comunque positivi e bilanciati, vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, ma soprattutto non vi dimenticate, lasciate un commento o un mi piace, è importantissimo, commentate così almeno insomma questo algoritmo mi spinge un pochino, perché è un canale giovane, però credo di essere uno di quelli che porta contenuti in maniera costante, quindi dai ragazzi, datemi una spintarella. Allora, Max Allegri è ritornato allo Stadium, prima volta da tecnico di una squadra avversaria, e è anche stata un'opportunità per i suoi ex tifosi per salutarlo, perché non c'era stato questo dopo l'esonero, e quindi c'è quello striscione da parte della curva che dice: noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri. Max ha fatto la storia nel bene o nel male della nostra società, e quindi è giusto che vada salutato, però adesso non spendiamo tempo su quello che è il passato, di cui abbiamo già parlato anche troppo. L'inizio di partita è stato un inizio di partita equilibrato, in cui due squadre si stanno, come si dice, testando per capire chi in realtà avrà quella personalità di cui parlava Tudor e cercherà di andare a vincere questa partita, che in realtà valeva molto di più di 3 punti. Secondo me valeva uno scatto di orgoglio, valeva quella piccola fiammella che ti poteva dare una pausa per le nazionali, che arriva adesso completamente diversa, e invece tu ti vai a sedere lì al quinto posto e te ne stai comodo nella tua mediocrità. Con Selsao è stato, come al solito, uno dei più positivi, ha messo in grande difficoltà sulla destra Bartesaghi, che in realtà come sostituto di Estupinian, perché squalificato, ha giocato una buona partita secondo me per la sua giovane età. Chiaramente è molto più efficace in fase offensiva che difensiva, ma con Selsao è come si dice, un calciatore difficile da difendere per tutti. Si inventa un'ottima giocata sulla destra, dove va a servire McKennie verso l'11° mi sembra, e McKennie sbaglia quello stop, che non sarà il primo non solo da parte di McKennie, ma da quasi tutta la nostra squadra, perché nell'area di rigore facciamo molto fatica a essere incisivi, e il problema è in realtà che la Juve
ripeto, in questi 30 metri, negli ultimi 30 metri fatica sempre, ha poche idee, ci arriva lentamente ed ha sempre l'opportunità, non solo il Milan ma tante altre squadre, di schierarsi con 6-7 uomini dietro la palla e di non darti l'opportunità di creare sbocchi. La Juve rimane comunque ordinata nel primo tempo e il Milan cerca di costruire dal basso con Modric, che è chiaramente il direttore d'orchestra, colui che detta i tempi, e si capisce che entrambe le squadre in realtà sono spaventate dalla possibilità, scusate, di andare a perdere questa partita, e nel primo tempo cercano veramente di controllarlo. Modric abbassa tantissimo sulla linea dei difensori del Milan proprio per cercare di dare il via alle azioni e di mantenere un ritmo che non sia troppo lento. Ogni tanto la Juventus purtroppo fa delle scelte discutibili in mediana. In mediana oggi c'erano McKennie e Locatelli, perché non lo sapesse la formazione era di Gregorio, Kelly, Rugani e Gatti. Poi a sinistra avevamo Cambiasso, McKennie, Locatelli, poi c'era Kalulu e davanti il Diz e Conceição alle spalle di David. Mi scuso se non ve l'ho detto prima, ma comunque abbiamo già una formazione abbastanza equilibrata ma un po' difensiva lì in mediana, con Kalulu che, lo ripeto, non voglio vederlo in quel ruolo e lo dimostra, sbaglia 3-4 cross, sbaglia un tiro da fuori area dove cerca di piazzarla e manca la porta di 15 metri. Io credo che comunque oggi si sia capito che o si cambia qualcosa o in realtà si rimane lì al quinto posto dove ci meritiamo di essere oggi. Comunque ripeto, nel primo tempo prevale un po' la paura da entrambe le squadre e c'è qualche fiammata, c'è quell'azione di Gimenez da solo al 31esimo dove fa quella serpentina e poi di sinistro calcia centrale dove Di Gregorio non viene impersonito. Di Gregorio tra l'altro che oggi in un paio di situazioni ha fatto molto bene, ma ha anche sembrato molto indeciso sempre su quelle palle alte che hanno rischiato di penalizzarci parecchio anche oggi. Poi al 33esimo quello che io non mi permetterò più di soprannominare Eispen, perché secondo me se tu ti presenti con un soprannome del genere e poi all'interno dell'area di rigore tra dischetto e area piccola, dopo l'ennesima azione pericolosa di Conceição sulla destra, non riesci nemmeno dopo aver stoppato il pallone a calciare perché scivoli su te stesso, io credo che forse sarebbe meglio limitare un po' questi soprannomi di effetto e essere un po' più umili, mantenere la testa bassa e pedalare, perché questa è la seconda in una settimana. E se io giustifico un po' alcune delle difficoltà dei nostri attaccanti, perché né Openda subentrato né Vlahovic subentrato hanno fatto molto, anche perché, ripeto, li giustifica una combinazione del fatto che noi là davanti ci arriviamo molto poco, ma anche che questa continua rotazione dei calciatori non sta dando ritmo partita a tanti di questi, e poi si vede, sbagliano delle cose come si è visto nel secondo tempo con quel tiro di Openda che in qualsiasi altra situazione probabilmente avrebbe almeno centrato la porta, ma invece svirgola un tiro perché dal punto di vista mentale nessuno si sente indispensabile, e allora Tudor sta sbagliando anche sulle gerarchie e sbaglia anche a non schierare Rugani per qualche ispezione di partita prima di arrivare qui col Milan, perché se si capisce che Rugani è chiaramente il sostituto di Bremer, ci sono state le opportunità durante questo inizio di stagione per dargli almeno quei 15-20 minuti a partita, cercare di risparmiare un po' Bremer e dare un po' di ritmo anche a Daniele, che in realtà oggi va solo che elogiato, finisce coi crampi, viene sostituito quando proprio non ce la fa più, ma è un calciatore che va rispettato, perché quelli secondo me sono quei calciatori che mi piacerebbe sempre tenere alla Juventus, che non si lamentano, lavorano sodo e si siedono lì senza disturbare nessuno, poi appena sono chiamati in casa il loro lo fanno sempre. Poi durante insomma il primo tempo c'è quell'azione anche per il Milan che è una delle migliori da parte dei rossoneri, con quel cross di Pavlovic dopo che noi perdiamo l'ennesima palla a metà campo, Pavlovic che dà un bellissimo pallone a Gimenez che fa una girata di testa da attaccante vero, Rugani gli sta molto incollato ma di poco a lato fuori dall'incrocio dei pali. Il primo tempo si conclude un po' così, senza grandi emozioni, un paio di chance da una parte e dall'altra, però si capisce che c'è molto molto timore, e nel secondo tempo forse ci si aspetta che la Juventus, almeno io mi aspettavo la Juventus rientrasse in campo con più voglia, con la voglia un po' di uccidere la partita, invece per i primi 25 minuti siamo stati quasi completamente assenti, come se non fossimo mai usciti dagli spogliatoi. C'è quell'occasione per Gatti che capita un po' più per caso che peraltro su quel cross di Conceição dove un paio di calciatori sbagliano la palla finisce a Gatti al limite dell'area piccola e in semirovesciata va a centrare Maignan che sicuramente fa un miracolo, però da parte di Gatti era più difficile colpire Maignan che in realtà andare a segnare. C'è anche da dire che la partita finirà con Gatti che avrà il numero più maggiore di attempted goals, quindi avrà 4 tiri in porta. Questo vi fa capire un po' come siamo messi. Al 51esimo capita quello che potrebbe essere la classica frittata da parte della Juventus, perché Modric con l'ennesima palla filtrante di grandissima qualità
difesa oggi, anche se Modric non ha giocato al top, ha dato 4-5 palloni che gli attaccanti del Milan hanno sbagliato in situazioni di 1 contro il portiere abbastanza clamorose. Quindi Modric è uno di quelli che con 4 tocchi ti può cambiare la partita e ha un ordine e un'intelligenza che si vede veramente di rato in questo periodo. Ma ripeto, questa palla sotto che va a tagliare la nostra difesa e Gimenez viene a contatto con Kelly, un rigore che secondo me è molto leggero, però c'è anche da dire che se tu sei, diciamo, la squadra che subisce questo rigore, nel senso, se noi fossimo stati il Milan e non ce l'avessero dato, ci saremmo comunque lamentati e probabilmente avremmo avuto anche ragione. Kelly fa il suo meglio per non toccare Gimenez cade abbastanza platealmente, comunque rigore per il Milan, ma visto che c'è un po' di giustizia, Pulisic decide di andare a calciare questo rigore nel terzo anello dello Juventus Stadium e la partita rimane 0-0, anche se Di Gregorio era chiaramente spiazzato. E in questo spezzone, diciamo, da parte centrale del secondo tempo, la Juventus sembra veramente stanchissima, confusa. Ci sono tanti errori tecnici come al solito, tanti passaggi sbagliati, si inizia a fare molto fatica con le marcature preventive e alcuni dei cambi del Milan mettono ancora più in difficoltà la Juventus, perché al 60° entrano Loftus-Cheek e Leao per Fofana e Gimenez e Leao subito al 67° prova da metà campo a impensierire un Di Gregorio vistosamente fuori dai pali e per un pelo non fa quello che sarebbe stato probabilmente il gol della stagione. Al 66° Tudor decide di rispondere a questi cambi da parte del Milan e mette dentro Openda e Thuram e anche Vlahovic al posto di Ildiz, Davide e Conceição, e va a cambiare anche modulo perché passa a un 3-5-2 che ci poteva anche stare, però visto che non era stato provato, secondo me è stata una scelta abbastanza discutibile, però volevamo le 2 punte e Tudor ce le fa vedere. Openda è sembrato veramente il fantasma di se stesso, ha fatto tanta fatica questa sera, tante palle perse in maniera malamente, tanti stop un po' imprecisi e si capisce, ripeto, che non dare continuità a questi calciatori sta creando più problemi che altro. In realtà Tudor pensava che fosse una staffetta, diciamo, di quelle che potesse fare bene per la competitività e alzare proprio la competizione tra questi calciatori, e invece sta creando un po' giocatori più depressi che altro. Ma al 72°, dopo chiaramente questo rigore sbagliato che sarà quello decisivo e questo tentativo di Leao da centrocampo, al 72° c'è quella occasione, un'altra occasione del Milan, come vedete quelle più pericolose arrivano da parte dei rossoneri, con Pulisic che va quel cross bellissimo per Leao e Leao quasi a botta sicura sulla linea dell'area piccola sbaglia. Sì, c'era Rugani che lo stava cercando di contrastare, ma secondo me quello è un gol che non si può sbagliare. Il secondo tempo della Juventus è stato veramente osceno, in alcuni punti quasi difficile da seguire e si capisce che la Juventus non ne ha veramente più. Ormai c'è questo punto di domanda gigantesco sulla condizione fisica da parte della Juventus, perché non si può vedere una squadra che va così tanto in debito di ossigeno molto presto nella partita, perché vi ripeto, nel secondo tempo la squadra per la maggior parte non è scesa in campo, ha fatto un po', specie secondo me, vedere Ildiz e Conceição essere sostituiti, perché Conceição insieme probabilmente a Locatelli è stato il migliore in campo, ma Conceição è stato quello che ha creato i più grandi grattacapi al Milan, e quindi togliere gli unici 2 uomini che saltano l'uomo è stata secondo me una scelta molto discutibile. Io avrei tolto il Diz, ma avrei almeno mantenuto in campo Conceição e ho capito che lui cambia modulo e quindi viene giustificata la sua scelta, ma ripeto, io avevo la sensazione che da quella parte Conceição avrebbe potuto fare male al Milan. Mi fa anche dispiacere vedere Rugani, ripeto, uscire con i crampi a fine partita dopo aver dato tutto, aver giocato comunque una buona prestazione come Daniele fa sempre, perché secondo me si merita un po' di più, si merita un po' più di presenza all'interno di questa squadra e visto che comunque, ripeto, c'è Bremer in queste condizioni, mi sembra il minimo, forse mi sarebbe sembrato il minimo utilizzarlo in maniera un po' diversa, un po' intelligente nelle ultime settimane. Comunque in questo momento della partita io vi dico, si è arrivati quasi a avere la percezione che si fosse allo stadio ad assistere a una partita della nazionale cantanti. Io non so, gli ultimi 15 minuti ci sono momenti in cui la palla viaggia a ritmo da partita della domenica tra non so, gli ultra quarantenni come quelli che gioco io, una cosa abbastanza deludente per 2 squadre che secondo me potevano offrire molto di più.
nemmeno l'ingresso di Kostic comunque che va a, insomma, quando bisogna sostituire Rugani, poi Kalulu viene riabbassato, Kostic va a sinistra, Cambiaso va a destra, insomma vi immaginate voi cosa possa essere successo. Io credo che insomma finisce anche in maniera fortunata con quell'occasione per Leao al 90esimo, che viene ancora una volta imbeccato da quel bellissimo passaggio di Modric, dove poi Leao di destro non colpisce bene e abbiamo il salvataggio di Gregorio, e poi sul tappin Loftus-Cheek viene murato da, mi sembra che Legatti. Ma io credo che questa partita sia un po', nonostante diciamo la descrizione degli attimi salienti eccetera, per quelli che non hanno avuto l'occasione di vederla, secondo me è troppo poco per una squadra che ha fatto comunque degli investimenti là davanti, ed è troppo poco per una squadra che è stata allenata dallo stesso tecnico per 6 mesi. L'esonero non c'entra nulla, qui non si parlerà mai di esoneri perché credo che sia troppo presto, e credo che comunque bisogna dare un'opportunità a questo tecnico di trovare un po' la quadra. Però adesso si entra in una fase importante, perché subito dopo la sosta non si può più cincischiare, come si suol dire. Ci saranno dei filotti di partite tra Champions e comunque campionato importanti, e non ci possiamo permettere più di perdere punti, perché nonostante c'è chi dica che noi non saremo così tanto coinvolti nella lotta a scudetto, abbiamo l'obbligo di provarci, perché io anche oggi non vedo squadre che sono completamente superiori rispetto alla Juventus. Quello che vedo è una Juventus che molto spesso ha meno voglia, meno energia rispetto agli avversari, e questa mancanza di energia a ottobre è molto preoccupante. Questa mancanza da parte di Tudor di idee chiare, anche oggi cambiare modulo in corsa io non l'ho concepito, e come al solito iniziare la partita con Kalulu a destra secondo me è un qualcosa che dimostra il timore di Tudor di andare a perdere alcune di queste partite di cartello, come contro l'Inter e contro il Milan, piuttosto che andare veramente a giocarsela da juventino col DNA vero. Non mi sento di giudicare oltre misura insomma il tecnico, però credo che il Kalulu visto oggi da quella parte lì è un Kalulu che non è in grado di fare un cross, non è in grado di saltare l'uomo, non è in grado di fare certe cose che un difensore centrale non è chiamato a fare. Allora noi abbiamo i calciatori che possono giocare in quella parte, in quella zona di campo. Facciamo delle scelte sensate, ci stiamo perdendo in un bicchiere d'acqua. Io non capisco come una squadra con calciatori di questo livello possa ancora avere tutti questi errori tecnici, possa sbagliare a pochi metri. Non capisco come mai non ci sia un calciatore nella Juventus che voglia mantenere un ritmo e un giro palla più veloce di quello che è. Non capisco come mai tante volte arriviamo sul fondo da una parte, magari sulla sinistra, e poi Cambiaso torna indietro per ripartire dal mediano che ripartisce dal centrale. Non c'è mai quella voglia di andare a rischiare. Senza rischiare, ragazzi, non si vince nulla. Il rischio nel calcio va preso. Bisogna prendersi quelle responsabilità di cui parlava. Io ho visto la responsabilità da parte di Conceição, che è andato a puntare Bartesaghi tutte le volte, capendo che quella era una zona nevralgica per loro, dove lui aveva il coltello dalla parte del manico su quella fascia. Invece ho visto un Cambiaso che molto spesso era pasticcione in un paio di situazioni anche difensive, per un pelo non prendiamo gol dopo aver recuperato palla per dei passaggi discutibili in una zona del campo dove non si può star lì a giochicchiare col pallone. Ragazzi, se la Juventus è questo, c'è un po' da preoccuparsi. Io spero che, a differenza dell'anno scorso, ci sia comunque un intervento dal punto di vista della società, di colloquio con non solo Igor Tudor, ma anche proprio con la rosa, perché se il calcio è uno spettacolo, allora queste cose allo stadium in casa nostra non si possono vedere. Ci diamo in questi giorni, ragazzi, cerchiamo comunque di vedere il bicchiere mezzo pieno. Datemi le vostre opinioni, perché voglio veramente sapere cosa ne pensate dopo questa sfida, e credo che ci sia tanto di cui parlare nei prossimi giorni. Un abbraccio e sempre forza Juve. Ciao.